Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti, sono qui a St. Cloud, come spesso capita, lo dico sempre, tutte le volte, con Daniele, Manfredi, e c'è anche Giuseppe De Rosa, un altro caro amico, e siamo qui, insomma, dopo una bella mangiata, siamo venuti a conoscere il K2007, K2007 che chiaramente ha fatto così, diciamo, ha fatto suonare in tutti quanti un campanello, no? Ti ricordi? Kurzweil, chi è amante Kurzweil? Chi conosce Kurzweil conosce lo storico, diciamo. Quindi è dal Kurzweil K2006 che si attende, diciamo così, questa cosa qui, insomma, questo nome, no? E questo è il K2007. Allora, questo era il pianoforte, l'avete sentito. Faccio una premessa di base. Diciamo che le novità sono che in qualche modo racchiude tutto quello che ci si può aspettare da Kurzweil, diciamo, nello storico Kurzweil, quindi ci sono, diciamo, per gli aficionados non ci sono problemi, nel senso che c'è tutto quello che si cerca. Poi ci sono tutte le novità, quindi tutto quello che è venuto dopo la serie PC e tutto il resto, e quindi tutta la novità che è arrivata con la Flash Play e con Forte e poi PC4, insomma, racchiude un po' tutti questi mondi. E anche scheda audio, come vedete qui ci sono due ingressi microfonici anche, e gli sliders e tutti i knobs per lavorare sui suoni immediatamente accendendo si può trasformare un suono, chiaramente conoscendo quelli che sono i parametri, ma ogni volta che si aziona, si diciamo abilita un parametro e poi lo si usa, si vede che cosa si sta facendo sul display. Chiaramente, vabbè, vi ho fatto sentire il primo pianoforte che si trova, ce ne sono altri. Devo dire che i pianoforti sono molto belli. Molto bella anche la tastiera. Sono molto dinamici. Ho fatto una cosa agghiacciante, non ho messo. Sono solo, loro se ne sono andati al bar a divertirsi mentre io lavoro. No, scherzo. In realtà non è vero, hanno lavorato tutto il giorno per allestire tutto, sto scherzando, ma loro sono loro che sono andati al bar e io ho fatto la stupidaggine di non bloccare il pedale, quindi sto facendo quello che fanno i tastieristi da tutta la vita quando non bloccano il pedale, cioè lo vado a cercare con le gambe, questo per fare questo siparietto così simpatico, simpatico fino a un certo punto. Comunque, i pianoforti sono tutti belli, li sento suonare rispetto alle ultime serie in generale in modo più aperto, più non tanto più aperto, vedo più orizzonte, ma più che altro non è la questione dell'apertura o dell'orizzonte, più che altro è proprio a livello dinamico sotto le mani il rapporto è molto molto piacevole, devo dire. Quella è stata la prima cosa che ho notato. Ce ne sono un po', hanno vari nomi di tutti i tipi.
Sentite. Ce n'è per tutti i gusti. In parte sono quelli che c'erano già sugli altri modelli, quindi su PC4, anche i nomi sono quelli. Chiaramente si passa da un campionamento a un altro campionamento che è questo. Un po' più piccolino, ma in realtà ci sono anche un po' di rimandi alle vecchie glorie del passato, insomma. Sentite? Pianoforti dei vecchi modelli. Che in questo caso sembrano suonare in maniera energica. Che di solito queste cose non funzionano, nel senso che normalmente queste cose sono sempre, come dire, quando si tenta di ricreare un suono che è stato in un contesto proprio anche storico e anche tecnologico di un certo tipo, non si riesce mai a raggiungere un buon risultato. Qui io sento una bella aderenza poi bisognerebbe compararle direttamente, però sento una bella energia. Vien voglia di suonare, vien voglia di suonare. L'Horowitz, non so se ve lo ricordate, chiaramente questo video in parte è colloquiale con chi conosce Kurzweil e in parte con chi non lo conosce, quindi questi sono suoni che sono storici, che sono stati sulla serie PC. Sembrano abbastanza aderenti il Rubinstein. Sì, sì. Poi ci sono chiaramente i nuovi e i vecchi campionamenti adeguati poi alle varie situazioni, come spesso capita, no? Poi ci sono con gli strings, piuttosto che questo si chiama glam rock. In effetti, insomma, è bello anni 80. Questo invece è darkissimo. L'indie piano. Questi qui c'erano anche nelle vecchie. Devo dire che questi suoni, non lo so, sarà il tasto, sarà forse come esce, non lo so perché non sto comparando direttamente, però mi sembra che ci sia una bella apertura in suoni che prima, dei quali prima in altri modelli percepivo l'intenzione, ma poi non avevo non li sentivo sotto le mani come qui. Ecco, ecco la bellezza di questi piani elettrici. Adesso me la gusto, non so come dire. Bello. Bello. 77.
Sì, nel senso che il campionamento, che è bello, no? Adesso lo gusto. Ci ho messo un'ora a dire lo gusto. Bello, 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 sì. Sono tantissimi ragazzi e quindi devo... Bello questo saturo, eh? C'è una... C'è una bella atmosfera, non so come dire. Poi il suono è proprio... cioè, mi ricorda un po'... La, la- la- la pasta e l'efficacia Kurzweil, quella vecchia. Scusate se tutte le volte faccio questo raffronto, questo confronto, i ricordi, le cose, però qui non so come dire, mi sto divertendo. Ora poi chiaramente andrebbe provata in un contesto live reale, però anche gli effetti mi sembrano funzionare bene. Sì, poi voglio dire, chiaramente contiene, qualcuno di voi penserà, "Vabbè, ma è la stessa cosa, contiene tutte quelle cose, quindi tutte le cose nuove, le cose vecchie, insomma è una specie è la workstation che racchiude quello che è successo negli ultimi anni di Kurzweil e con un occhio di riguardo anche per le cose vecchie, che poi era la stessa cosa che capitava negli altri modelli. Ripeto, la cosa che succede in qualche modo è che qui ho una sensazione molto gradevole sotto le mani nel suonarla. Qui ci sono tutti i clavinet. Molto bello. Belli anche gli effetti, chiaramente si può lavorare su tutto, è una workstation Kurzweil, quindi insomma ci sono tutte le possibilità che ci devono essere. Questi sono tutti suoni che erano presenti anche in forte. Vabbè, credo li conosciate, insomma, no? Ce ne sono tantissimi. Questo più psichedelico. Questo quello qua ci vuole il pedale. Vabbè, i clavinet, poi gli organi, vabbè, l'organo è sempre, diciamo così, il clone di Kurzweil da tanti anni, che è quello lì. E qui chiaramente per i puristi... Chiaramente per i puristi si sa,
Qui si entra in un ambito, no? In un mondo veramente complesso. Chiaramente abbiamo i drawbacks a disposizione. Ecco, diciamo che come spesso dico quando parlo di questo clone, che io ho usato nella versione che c'era sul PC3X molto e su quelli precedenti, suonava bene, era un altro periodo storico, quindi veniva percepito in un altro modo, perché i cloni cominciavano in quel periodo i cloni a diventare, diciamo, prepotentemente simili al vero. Questo è rimasto, diciamo, un suono legato a quell'epoca lì. Allora, la forza di questo suono qua è nell'insieme. Come molti dei cloni di quell'epoca, stanno molto bene quando si suona insieme agli altri perché legano molto bene. Questo in particolare aveva quella forza lì. Dal punto di vista del dettaglio e quindi del suonare, diciamo, in modo un pochino più focalizzato sull'Hammond, chiaramente oggigiorno si sa c'è ben altro. Ecco, qui invece si entra in quella che è poi una caratteristica invece di Kurzweil, che sono gli archi e tutte queste cose che sono stati rinnovati. Sono stati rinnovati con i modelli che sono arrivati dal Forte in poi. In realtà quelli sono sempre stati belli. Più che altro il discorso è che questi sono proprio belli quando si suona. Hanno una pasta, un colore che lega molto bene con gli altri strumenti. Sentite. Sono belli, sono belli. Questi synth, ma poi sentite la profondità di questa categoria in Kurzweil è sempre stata pazzesca. Sono bellissimi. Sono bellissimi, tutti. È proprio il senso. E poi partono tutti i pad, quelli così in evoluzione, questo si chiama evolving, infatti. Questi, credo che questi li conosciate, Chiaramente potete agire. Se cambiate suono chiaramente rimane quello precedente. Poi come sempre dico io,
più che altro vi faccio sentire il suono di queste cose, di queste tastiere. Questa qui chiaramente è un'astronave, dentro c'è l'arpeggiatore, il sequencer, tutto, nel senso, poi queste cose sono anche abbastanza semplici da usare in realtà, nel senso che qui abbiamo la parte dei synth che è molto bella perché chiaramente contiene il VAST, che è il sistema Virtual Analog. C'è un tap tempo, qui abbiamo a disposizione l'attacco che posso e così via. Subito qui abbiamo l'arpeggiatore e tutti i controlli. Quindi insomma è tutto molto semplice. Chiaramente i synth sono bellissimi. Ce ne sono un'infinità. Sono tutti belli questi qua, E poi insomma abbiamo anche a disposizione un buon livello di intervento abbastanza velocemente, che è una cosa che chi ha avuto le vecchie Kurzweil conosce bene, il problema lo conosce bene, perché soprattutto quando si tratta di VAST, per intervenire sui parametri bisognava insomma conoscere bene la macchina. Qui ci si può arrivare anche più velocemente, poi chiaramente se si conosce bene tanto meglio, però si può comunque raggiungere quello che si ha in testa un po' più velocemente, ecco. Quando si tratta di synth è importante perché poter modellare, diciamo, così più velocemente, insomma, è importante, è molto importante. Belli. Beh, la pasta Kurzweil c'è, cioè nel senso quella sensazione. Quella sensazione, no, di analogico, che però non è una sensazione di analogico, come faccio a descriverla? Ha un suo suono questa cosa qui, è difficile da descrivere, nel senso che è proprio il suono Kurzweil, del synth Kurzweil, dei synth Kurzweil, che ha un suo, non so che di magico. Questi pad che possono tornare utili per tanti motivi. Prima ci stavo giocando. Vengono fuori delle cose che uno non farebbe mai in un altro modo. Comunque, vabbè, sintetizzatori ce ne sono 1 miliardo, chiaramente. A me sembra che il suono sia... Poi qui adesso ho cambiato chiaramente, anche perché sennò ci vuole veramente tanto tempo per provarli tutti.
Ah, c'è da dire che come dicevo già quando è uscito il Forte, avevo fatto un video, queste cose soffiate, no? I fiati, piuttosto che comunque in generale anche gli strumenti acustici con la corda, così. Tutta la generazione nuova ha un dettaglio molto, molto bello, sono belli, suonano bene e ce ne sono anche qui tantissimi, chiaramente. Belli, ci sono tantissime cose. La classica tromba. Poi si arriva ai synth brass qui. Sono molto, suona tutto in modo molto, come dire, musicale. Queste cose sono belle, e in certi contesti anche utili. Spesso racconto di quando ho avuto un periodo in cui facevamo uno spettacolo teatrale e ogni tanto queste cose un po' erano interessanti. La sigla del telegiornale. Erano molto divertenti e servivano, devo dire la verità. Sono belli, sono fatti bene. Comunque ce ne sono veramente. Poi ci sono questi ibridi. Anche di questi ce ne sono tantissimi. Poi ci sono tutte le chitarre, le batterie, chiaramente. Los Angeles Kid, questo è una vecchia storia. C'è da dire che è piacevole da suonare, quello è molto importante. Poi ci sono anche tutte le chitarre che quando si tratta di Kurzweil sono abbastanza storiche. Ce ne sono tantissime. Sono tante. Comunque vabbè, la pasta è bella, eh. Le cose suonano bene, devo dire. Sono tantissimi, chiaramente, kit. E tutte queste cose poi possono essere chiaramente utilizzate con il sequencer e diventano utili, chiaramente. Beh, vabbè, chiaramente adesso io vi stavo facendo sentire esclusivamente i suoni di base, ma chiaramente ci sono già degli split. E ce ne sono tantissimi. Tra l'altro qui c'è, vedete, tutto quello che viene utilizzato sotto è molto bello. Qui sembra esserci uno step sequencer. Insomma, ci sono tante cose belle.
Ecco, diciamo così, quando si tratta di questi strumenti, tra l'altro mi sono dimenticato del ribbon, che è importante. E quello che volevo dire è che quando si tratta di Kurzweil, chiaramente quando si entra poi nell'ambito della workstation nel senso più stretto del termine, cioè quello delle possibilità a disposizione, lì la cosa chiaramente con l'andare del tempo è migliorata sempre di più, nel senso che adesso siamo veramente di fronte a delle tastiere che fanno di tutto. Io vi faccio sentire come suonano, perché almeno è quello che importa sinceramente, personalmente a me. Ora è chiaro che uno può dire, vabbè, ma se fai la recensione di una workstation devi parlare di quello che fa. Sì, oppure no, nel senso che le mie non sono recensioni, sono delle chiacchierate che farei con, non so, con degli amici a cui piacciono le tastiere, e io direi la mia da questo punto di vista. Poi ci sarebbe un altro che direbbe sì, però guarda che la tastiera fa anche questo, fa anche quello, e io mi incuriosirei e direi vabbè, figo, no? E quindi io più che altro, ripeto, vi provo a farvi sentire l'aspetto più sonoro e anche più di rapporto con lo strumento nel senso più tradizionale, diciamo, del termine. Quindi io qui sento che questo pianoforte mi risponde. Riesco ad articolare bene o male per quello che posso, e cerco di capire fino a che punto possa anche per voi essere un buono strumento da acquistare per avere sotto le mani qualcosa di musicale e di utilizzabile a livello creativo e anche a livello di ispirazione, perché quando uno strumento risponde dal punto di vista dinamico, siccome uno strumento musicale, una tastiera è dinamica, se quella cosa lì è fatta bene, io posso in qualche modo esprimermi, no? E quindi questo è importante. Poi è chiaro, in questo caso K2007 si porta dietro un'eredità incredibile, quindi anche delle aspettative incredibili. E lì ognuno poi la vede a modo suo e la vive a modo suo. Io, come vi ripeto, nel momento in cui ho sentito questo, che era un tentativo che era stato già fatto tanto tempo prima, cioè di riportare questa cosa qui delle vecchie generazioni su quelle nuove, per la prima volta con questa io sento sotto le mani qualcosa di più vicino, aderente a quello che è il mio ricordo di quando suonavo questi strumenti dal vivo, no? E quando erano contemporanei ai loro tempi. Quindi vabbè, questa è la mia idea, l'idea che mi sono fatto più o meno di questo strumento. Spero che sia stato utile quello che ho fatto, anche se, ripeto, non sono entrato nel dettaglio tecnico, perché, ripeto, sono convinto che ci siano tantissimi, poi verranno fatti tantissimi video a riguardo. Quello che so è che fa tutto quello che serve e quello che serve a me lo fa. Poi adesso bisogna metterla in una certa condizione, magari compararla con altre cose, però così a orecchie fresche. Nel bene e nel male, la differenza che sento io rispetto alle precedenti è un rapporto con lo strumento, un rapporto musicale e dinamico con lo strumento, che è un po' quello che cercavo negli strumenti musicali Kurzweil degli ultimi anni, e che trovavo, come ho fatto in altre comparazioni, trovavo di più in quelle vecchie come rapporto proprio musicale con lo strumento. Qui mi sembra di ritrovarlo, e per me questo è molto importante. Poi è chiaro, insomma, i limiti e non di questa tastiera li conosciamo tutti, certo, poi ci sono i punti di forza come il VAST, cioè i synth qui hanno veramente una pasta veramente bella.
Quindi io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio St. Cloud, vedete questo arredamento fantastico che è tutto nuovo qua, e Daniele e Giuseppe, abbiamo passato una bella giornata e niente, come al solito vi ho riempito la testa con i miei discorsi, ma spero sia utile anche per farvi un'idea di questa nuova Kurzweil K2700. E io vi ringrazio, vi saluto, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove ci sono tutte le categorie con tutte le cose che faccio, anche al di là delle recensioni, tutte le mie cose, canzoni, libri, qualsiasi cosa. Quindi vi ringrazio, vi saluto, un abbraccio anche ai ragazzi, ciao ciao.